Maggiore, dove ebbe inizio il Bologna Football Tour parte 1, oggi parte il Bologna Football Tour parte 2 tra tarantelle e caldo caraibico. Andiamo a mangiare perché inizia tutto dalla colazione sempre. Pasto più importante della giornata. C'è odore di gorgonzola in Piazza Maggiore. Tutte le signore che le ascelle, i piedi dei signori che fanno le tarantelle. Previously. E qui in Piazza Maggiore, dove ebbe inizio il Bologna Football Tour parte 1, oggi c'è il... Oh, c'ha cacatu Mimmo! Prima tappa di questo Bologna Football Tour parte 2, la pasticceria Sebastiano Caridi. È anche carino, però io forse sono di più, ma le sue creazioni sono più belle e buone di me e lui messi insieme. E ora vi faccio vedere il perché. Vamos! C'è una location 10, cioè abbiamo un quadro fighissimo, una statua molto... che cazzo è statua? Ma le vere attrazioni sono loro. Abbiamo questo cornettino, crema chantilly con crema alla gianduia, impasto alla francese, e questa girella, impasto all'italiana, sarà sicuramente più buono, con crema chantilly, confettura di mirtilli e mirtilli freschi. Partiamo da questa. Spaccamento live. Spacca cash. L'equilibrista mi chiamavano. Bella morbida, bella ripiena, ma molto ripiena. Prima chantilly si sposa benissimo con la confettura di mirtillo. I mirtilli che danno la freschezza. Consiste. Sono ricchi di dita, quindi solo metà. E adesso proseguiamo con lui, il cornettino bicolore alla francese, spaccamento senza fare un bordello. E ora l'assaggio. Quanta crema! Qui si vola. Ah, faccia di cazzo. Sottofondo ci sta un sacco. C'è la Nutella che rende più dolce e più porca questa golosità, e qui la texture del cornetto ha la parte esterna un po' croccante e quella interna davvero soffice. Non bisogna buttare niente, ragazzi. Per il pranzo di oggi, well done, pieno centro, panini di qualità e non solo panini. Vamos. Partiamo con un antipastino molto sfizioso, dei tortellini fritti minuscoli. Adesso andiamo all'assaggio. Belli croccanti, saporiti perché vengono serviti con una salamoia bolognese. Sono buonissimi perché sembrano tipo delle patatine che uno tira l'altro. Uno dei posti migliori per mangiare i tortellini fritti a Bologna. E dopo i tortellini fritti si passa al baccalà, panino con baccalà mantecato, polenta fritta, pomodoro, rucola e cipolla caramellata. Vamos all'assaggio. Baccalà che esce da tutti gli angoli. Oh minchia, in tutti i video mi succede. Allora, baccalà è buonissimo, cioè a me il baccalà mantecato fa impazzire, secondo me questo è davvero ottimo. Poi c'è questa cipolla caramellata che lo addolcisce, c'è la croccantezza della polenta, poi giusto un po' di verdurine per essere un po' dietetici, però un panino davvero ottimo. Però dovevi dire un po' le verdurine per stemperare un po' il grasso del baccalà e della polenta. Faccio du cazzo. Che cazzo sa Wikipedia? E stasera avevo voglia di pizza, però non le solite pizze.
pizza un po' più particolare. Cosa ho scelto? Storie dipinte, perché qui regna la fantasia. E ora vi faccio vedere perché. La prima pizza che ci accompagnerà in questa cena è la fritta, cioè la pizza intera, rotonda, fritta, condita con ragù di salsiccia e spolverate di parmigiano. Proprio prova costume, sto arrivando. C'è questo ragù di salsiccia che è saporito ma viene rafforzato dalla spolverata di parmigiano e poi è bella fritta, croccante esternamente, morbida e internamente bella asciutta. E continuiamo con la pizza nuvola. Nuvola perché è una pizza cotta al vapore. E questo è il risultato, cioè è altissima, cioè saranno 2 delle mie dita ed è condita con stracciatella e sugo alla puttanesca. Penso di non aver mai mangiato una pizza più soffice di questa, è bella croccante ai bordi. Poi c'è il sugo alla puttanesca che è dolciastro e si sposa bene con la stracciatella che è bella fresca. Mamma mia. The next morning. Secondo giorno di questo Bologna Food Porn Tour parte 2, si parte dalla colazione, oggi anche un po' dinamici. Biciclettina elettrica perché sono in ritardissimo, ma dinamici anche perché non andremo a mangiare in un solo posto, ma bensì faremo colazione in 2 posti. Mamma mia, mamma mia. Primo posto di questa colazione Bar Felicity, sinonimo di felicità, e ora vi faccio vedere il perché. Vamos! Ed eccoci qui da Felicity perché c'è lui, è una sorta di nuvola, è leggerissimo sto cornettino, ha il cioccolato fondente, percentuale 60%, lievitazione circa 7 ore. Cioè c'è la parte esterna che è bella friabile. Andiamo allo spaccamento live. Spaccamento live. Assaggio time. La cosa che mi piace un sacco di questo cornetto è che esternamente appunto è friabile, un po' croccante, ma internamente è morbidissimo. E poi c'è questa crema che ha una consistenza tipo quella di un budino perché è molto densa, non è un cioccolato fondente, troppo fondente, 70%, però mi dà anche quella sensazione di essere un po' anche dolciastro. A me piace un sacco. Può andare bene? E il mio lavoro qui è finito, adesso andiamo alla seconda pasticceria. E continuiamo la nostra colazione da Risto Pallotti vicino Piazza 8 Agosto perché, come disse il grande Leopardi, una colazione è poca ma 2 sono troppe. Ma è quella mia madre che lo dice, però un po' ingorda, quindi può essere che mi sta facendo un po' di confusione. Vabbè, comunque qui c'è un tortino che è la fine del mondo, vi faccio vedere il perché. Vamos! E come vi anticipavo, qui da Risto Pallotti volevo prendere questo dolcettino che è una tortina di pasta frolla, spaccamento live. Con all'interno crema cotta e amarene. La pasta frolla si scioglie in bocca che è uno spettacolo. La crema è stata buona, dolce, che si sposa benissimo con l'amarena. E ogni volta che vengo a fare colazione qui, questa torta è d'obbligo per me, da provare assolutamente.
E per il pranzo di oggi vi porto ai Due Cuochi, un ristorante che ho scoperto da pochissimo, con un menù tradizionale e non, ma in quello non tradizionale ci sono due piatti che vanno menzionati assolutamente. Il primo piatto che va menzionato sono queste tagliatelle con il ragù sfilacciato di cinghiale, cioè, ci sta sto cinghiale che si scioglie in bocca. A me piace un sacco, difficilmente ho trovato un ragù di cinghiale buono come questo. Tagliatelle freschissime e questo piatto me lo finirò in un attimo. No, è già finito. E continuiamo con lui. Non posso avvicinarlo perché sennò cade tutto. Abbiamo crema di burrata, crudo di gamberi, fiori di zucca in pastella e polvere di pomodoro. Se non siamo agli Uffizi ci stiamo andando molto vicino. La burratina, si sente questo bel contrasto tra il pomodoro e la freschezza della burrata dolce. Adesso andiamo a tocciare il nostro fiore di zucca con la burrata. Bello croccante, corposo. E poi c'è anche lui, Gino il gamberettino. Fa anche la rima. Ah, fresco, buono. Questo piatto è paradisiaco. Io ho goduto già solo a vederlo. Adesso a mangiarlo non vi dico cosa è successo lì sotto. Oh yes! Stasera cena in zona bolognina, uno dei ristoranti di pesce più buoni di Bologna, Forchetta e Cuciglio. Segnatevi questo nome perché questo posto è da paura. Vamos! Partiamo prendendo una puccia con burrata, gamberi, melanzane, cipollotti e salsa filippina. È uno spettacolo, quanta cremosità in questa puccia. Si sente la bella freschezza della burrata che si sposa benissimo con i gamberi, poi c'è il contrasto con la melanzana, un pochino il piccante della paprika e poi per non parlare di questa puccia, cioè la puccia homemade, morbidissima, è troppo buona, è spaziale. E concludiamo con una fritturina di alici, gamberi, calamari e verdure. Cioè questa frittura serve per sgrassare, almeno così dice mia madre. Io non lo contraddico perché sennò mi arriva una cioccoletta in faccia. Mangiamo. La frittura è leggerissima, croccante al punto giusto, asciutta e di una qualità davvero alta. Io ve la consiglio vivamente, non ve ne pentirete. E qui sotto le due luminosissime torri di Bologna, la paghiamo la bolletta che finisce il Bologna Food Porn Tour parte 2. Commentate se avete altri posti da consigliarmi e anche lasciarmi un feedback per capire se vi è piaciuto il video oppure no. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale YouTube perché solo sul canale YouTube ci saranno altri video e non dimenticatevi che sono anche su Instagram, su TikTok e su YouTube. Su Instagram, a Freddy Mamat. Cazzo. E non dimenticatevi che sono anche su Instagram, su Facebook e su TikTok con il nome di Angry Terrone. Seguitemi anche là. Buonanotte a tutti, ciao!